Nonostante mi sia dichiarata fin da subito libera e indipendente, ho sempre avuto e mantenuto rapporti stretti con la Chiesa romana. Rapporti complessi e spesso travagliati, ma comunque inevitabili e imprescindibili per un'università nata e cresciuta all'interno dei domini papali. Per quasi 5 secoli, i luoghi di maggior rappresentanza dei miei studenti furono proprio gli spazi monastici e conventuali, dove essi si potevano adeguatamente riunire per redigere i loro statuti e i loro regolamenti. Per quasi 5 secoli i severi frati predicatori accolsero nei bei chiostri di San Domenico i giovani leggisti italiani, mentre i laboriosi benedettini aprivano le porte di San Procolo a quelli stranieri. Gli artisti, gli scolari di retorica, matematica, filosofia e medicina trovarono invece ospitalità nel più lontano convento di San Francesco. Persino la cattedrale di San Pietro venne coinvolta per ospitare alcune mie ricorrenze, soprattutto da quando nel 1219 Onorio III riuscì a imporre l'arcidiacono come mio cancelliere e come legittimo giudice per il conferimento dell'ambita licentia docendi. Il laureando, accompagnato dal collegio dei dottori preposto alla sua valutazione, entrava dalla laterale Porta dei Leoni, di cui oggi restano, ahimè, solo alcune parti all'interno del Duomo. Veniva esaminato all'interno della sagrestia e infine, tornato nella chiesa gremita di pubblico, riceveva dall'arcidiacono i simboli del suo nuovo status: l'anello, il berretto e il libro. A tal punto intrecciato e stretto era il mio rapporto con la Chiesa, ma pur sempre fieramente distinto e autonomo. Questo almeno fino a quando nel 1563 Pio IV, assieme al cardinale legato Carlo Borromeo e al suo vice Pier Donato Cesi, non mi offrirono una nuova e unica sede, quella dell'Archiginnasio. Mai avevo avuto tante aule e uffici tutti miei, ma quale prezzo dovetti allora pagare? Il legato pontificio aveva assunto ormai da tempo il controllo della città e in tal modo ora riuscì a imporre anche su di me la sua protezione e l'obbligo della confessione di fede. Non poteva dunque mancare nel vasto edificio creato dal Terribilia un appropriato luogo sacro, una cappella dedicata alla Madonna, da sempre sincera protettrice degli studenti. Santa Maria dei Bulgari, così la si intitolò, per ricordare una preesistente chiesetta riservata alle antiche dimore del giurista bulgaro. Di quel colorato piccolo scrigno non resta granché oggi, mutilato come fu nel 1944 da un drammatico bombardamento. Venne tuttavia prontamente ricostruito con ciò che rimaneva degli affreschi sulle storie della Vergine di Bartolomeo Cesi, e ancora oggi apre le sue porte ai funerali dei miei professori eminenti, che sotto la bella annunciazione del Calvar ricevono gli ultimi saluti dei loro colleghi. Per oltre 2 secoli l'Archiginnasio rimase la mia dimora, entro le cui mura restai costantemente controllata dai dettami della Chiesa e impropriamente gestita da una classe dirigente spesso inappetente e inadeguata. Riuscì a destarmi da quella triste situazione solo l'arrivo del Bonaparte, che giunto trionfalmente a Bologna bandì dai miei insegnamenti tutte le discipline religiose ed elevò il mio grado a Università del neonato Stato Italico. In quella stessa occasione trovai anche una nuova e definitiva sede nel decentrato Palazzo Poggi. Sopra le raccolte e gli strumenti scientifici che ereditai dall'Istituto delle Scienze,
rimasi sorpresa nel vedere come in quell'antica residenza cardinalizia pochi affreschi si rivolgessero a temi sacri. Che Giovanni Poggi li abbia commissionati a metà Cinquecento solo una volta ricevuta l'ambita porpora? Gli ambienti che oggi ospitano le sale di uno dei miei tanti musei ancora sono allietati dalle storie di Davide e di Mosè, abilmente inscenate dai pennelli del Fontana, del Sammarchini e del Procaccini, mentre le storie della Genesi e di San Giuseppe, di mano più incerta, si ritrovano ora inglobati nella limitrofa biblioteca. Sempre nei musei è poi un piccolo ambiente dipinto da Pellegrino Tibaldi e dal Nosadella con le storie di Susanna, le cui traversie bibliche erano ai tempi molto apprezzate dai committenti che, attraverso esse, ammiccavano a situazioni erotiche, sottraendosi allo scandalo. Il Poggi non era l'unico cardinale bolognese ad avere una cultura tanto varia e aperta. Anche Filippo Guastavillani, nipote di Papa Gregorio XIII, pur essendo un portavoce delle cause cattoliche e un ardito rappresentante dell'Inquisizione, non escludeva dalla propria cultura gusti assai eclettici. Il Guastavillani, infatti, si fece costruire negli anni 70 del Cinquecento un'idillica villa sui colli bolognesi, dove poteva intrattenersi con illustri compagnie in svagati momenti campestri. Le sale di quella che oggi è sede della Bologna Business School, la mia eccellenza dedita all'impresa e alla sostenibilità, mostrano ancora quella commistione di temi sacri e mitologici inghirlandati da grottesche romaneggianti che sarebbe presto scomparsa sotto le severe direttive iconografiche del cardinale Paleotti. Ma è nella grotta musiva, vero ninfeo manierista, che si rivela l'estro paganeggiante del committente. Conchiglie, pietre e marmi ricoprono l'intero ambiente, luogo segreto dove rivoli d'acqua ora scomparsi allietavano le ferie dei nobili invitati. La medesima sensibilità artistica era condivisa dai Ferrero, che alla metà dello stesso secolo avevano rilevato la bentivolesca Palazzina della Viola, oggi impiegata per le mie relazioni internazionali. Negli ambienti meno in vista, i nobili piemontesi lasciarono libero amico Aspertini di adornare i soffitti con figure enigmatiche e inquietanti, mentre impegnarono Innocenzo da Imola nelle ariose logge su tematiche ovidiane. Nel salone d'onore, quello di rappresentanza, invece, resero un inevitabile omaggio alla Chiesa, che proprio in quegli anni aveva portato a Bologna 2 sessioni del Concilio di Trento. Le ragioni di Roma andavano ad essere avvalorate dagli affreschi del Fontana, che riportava con la sua solita enfasi i momenti salienti della vita di San Silvestro, papa che nel IV secolo riuscì a convertire Costantino, ricevendone la famosa donazione e inaugurando la trasformazione del cristianesimo in religione imperiale. Questi e altri antichi luoghi sono riuscita a rianimare nel corso del Novecento. Ho saputo riaprirmi e diffondermi nel contesto urbano, salvando dal degrado persino prestigiosi luoghi sacri, usati negli ultimi 2 secoli in maniera impropria. È il caso dell'armonioso convento femminile di Santa Cristina e dell'autorevole monastero di San Giovanni in Monte, dove il Dipartimento delle Arti e quello di Storia hanno ridato il dovuto valore alle piccole cellette così come agli ariosi chiostri, per decenni sviliti e traumatizzati da severe caserme e da orride carceri. In tal modo, come per un ritorno al passato, sono tornata ad occupare quegli spazi sacri che mi avevano accolta nei primi secoli medievali. E come per uno scherzo del destino, oggi le mie grandi cerimonie, proprio come un tempo, possono riecheggiare entro i luminosi volumi di un tempio cristiano che il Comune mi ha concesso come moderna aula magna. Non più San Pietro, ma quella che fu la barocca chiesa dei Gesuiti, Santa Lucia, è divenuta spettacolare palcoscenico per il conferimento dei dottorati
ed è proprio in essa che ho siglato nuovamente quegli ideali di libertà e autonomia che sono riuscita a difendere sempre, pur mantenendo stretti i rapporti con la Chiesa, rapporti complessi e spesso travagliati, ma comunque inevitabili e imprescindibili.